Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi andremo a vedere il funzionamento della griglia di lavoro, quindi capiremo un po' come si naviga all'interno del nostro software. A tal proposito faccio un file nuovo, quindi vado nel menu file e faccio una nuova cartella di lavoro, così ho creato un mio file nuovo. Allora, vediamo subito che in basso abbiamo praticamente un foglio, vedete, foglio 1, e qui abbiamo il più. Se io premo il più, creo ulteriori fogli di lavoro, quindi se io scrivo delle cose qui nelle celle, vado nel foglio 2, ovviamente questo scompare perché sto lavorando su un altro foglio, quindi non serve creare tanti file Excel per poter lavorare all'interno del nostro ambiente di lavoro. Possiamo fare tanti fogli quanti ne abbiamo bisogno per andare a fare tutti i nostri calcoli, tutti i nostri passaggi. Tendenzialmente il foglio Excel, o meglio il file Excel, viene utilizzato in ambito tematico, quindi se abbiamo il nostro schedulatore, quindi magari qui dobbiamo gestire tutti i nostri dati che riguardano magari il nostro magazzino, mi creo un file unico dove vado a gestire il file di magazzino con magari diverse view che mi fa vedere le varie tipologie di viste che voglio andare a creare. A prescindere da questo, se io faccio un clic destro, posso trovare, appunto, come vedevamo nella precedente lezione, un menu nascosto. Quindi diciamo clic destro, un menu contestuale anche questo. Quando vado qui, ad esempio, trovo il colore della linguetta, quindi potenzialmente posso andare a colorare i fogli per avere una visione un po' più di impatto di quali sono i fogli magari che sono più importanti, quindi posso appunto andare a colorarli, piuttosto che posso magari andare a usare questo foglio qua. Poi nelle lezioni successive andremo a vedere come funzionano le formule, e lo voglio utilizzare come un foglio d'appoggio per fare delle cose, no? Però dopo non voglio che venga visualizzato a me oppure agli altri utenti, perché non voglio che crei confusione. Quindi magari faccio tasto destro e lo nascondo, così sparisce, però non l'ho cancellato. Infatti poi cliccando su un foglio a caso si abilita il pulsante scopri. Premendo qua io vedo tutti i fogli che io ho nascosto, quindi riselezionandolo, premendo ok, ecco che ricompare il foglio, quindi posso appunto giocare su queste cosette qua. Qui posso anche spostarlo, ovviamente se io trascino il foglio vedete che lo sposto, ma posso anche dire questo qua, io voglio fare una copia di tutto il mio contenuto, di quello che ho fatto in questo foglio, perché devo andare a fare magari una vista differente partendo dalla base di questo foglio. Faccio clic destro, sposta o copia, e qui posso dirgli guarda, crea una copia. Ok, se io gli dico semplicemente e faccio così, lui mi sposta il foglio 1 alla fine, ma se invece gli dico sposta copia, crea una copia, mettilo magari alla fine, ok, lui mi crea una copia di questo foglio. Vedete, mi riporta tutti i formati, tutto quanto quello che c'era nel foglio 1, me lo mette qua e lo rinomina. Doppio clic, posso mettergli il nome che voglio, piuttosto che tasto destro rinomina, o piuttosto che facciamo un inserisci manuale, e qui decidiamo magari di mettere un nuovo foglio di lavoro. Poi tutte queste cose che vedete qua lasciatele stare, che le vediamo più avanti eventualmente. Comunque premendo qui ad esempio faccio l'ok e aggiungo un nuovo foglio. Se faccio tasto destro elimina, vado li elimino. Se tengo premuto il tasto shift, ok, seleziono, ok, più fogli da A. Vedete qua ne ho selezionato 5. Se adesso io qua vado a cliccare non riesco più a tornare come prima, quindi devo sempre andare su un foglio non selezionato, ok, così si diselezionano gli altri. Se uso il control posso selezionarli anche a intervalli differenti, ok, quindi lo shift va da A, col control invece possiamo scegliere quelli che vogliamo. Se li seleziono tutto, ok, tutti quanti, basta cliccare su uno a caso per togliere la selezione. Quindi questo è quello che sta sul gioco dei fogli che vediamo appunto qua giù in basso, e qua appunto sono tutti i nostri fogli con le nostre griglie di lavoro. La griglia di lavoro è qua. Allora io adesso ho uno zoom sul monitor, quindi vedete che magari il menu dà fastidio perché porta via dello spazio di lavoro. Allora qua giù vedete c'è questa linguetta qua con la freccetta che tira in su. Quando io premo questa linguetta qua, ok, il menu sparisce, ma non è che sparisce, perché quando io vado qui e creo e clicco nel menu vedete che compare tutto, ma poi se clicco nella cella sotto mi sparisce. Poi per farlo tornare giù, eventualmente se lo vogliamo fissare, si torna di nuovo sulla destra e si può cliccare il bottoncino che va a bloccare il menu. Ecco che così lui lo ha praticamente ribloccato. Vediamo comunque quando io clicco qua mi toglie anche una righetta, insomma diventa molto più, nel senso che non c'è la parte della formula, quindi lui ci va sopra. Quindi è un'ottimizzazione per andare a lavorare un po' meglio. Vediamo un po' come funziona la nostra griglia di lavoro. Allora, Excel è un foglio di calcolo, quindi
per essere un foglio di calcolo lui ha delle celle, ok, dove possiamo andare ad inserire i contenuti. Ad esempio, se io qua ci scrivo un 5 e qua ci scrivo un 4 e poi sotto potrei dirgli guarda, andiamo nel menu home, che qui c'è il bottoncino somma che vedete qua giù, vedete, lo clicco, lui in automatico mi capisce quello che c'è sopra, ok, trova i numeri che ci sono sopra, premo invio e lui mi ha scritto in automatico la formula. Se io poi qua cambio il mio valore, sotto la formula cambia in automatico. Adesso tutte queste cose qua prenderemo confidenza pian pianino mentre andremo avanti nel corso. L'importante è capire che comunque Excel ci permette di fare dei calcoli automatici. Ovviamente se io qua ci metto una S, qua ci metto una D, poi vado qui e vado sempre nel menu home e premo il messaggio di calcolo, lui va a cercare la cella dove ci sono dei numeri. Se io vado a farlo sulle lettere, ovviamente mi dice 0 perché non è un calcolo possibile. Ad ogni modo, qui abbiamo appunto le celle dove noi possiamo andare a inserire i nostri numeretti. Andando qui, vedete, tra il nome di una lettera e un'altra lettera, ok, cambia il cursore. Quindi quando cambia il cursore, vedete, quando sono qua ho un quadrato, quando sono qua ho una freccia in giù. Quindi se clicco, seleziono tutta la colonna. Quindi se qui ho del testo e clicco qui, cancello il contenuto di tutta la colonna, piuttosto che andare singolarmente. La stessa cosa, ovviamente tutto quello che vediamo sulle colonne lo possiamo fare sulle righe, vedete, la stessa identica cosa. Quindi andando anche magari qua in mezzo, vedete, cambia il puntatore e io posso allargare la colonna, vedete, una alla volta. Se invece le seleziono tutte queste e poi da una qualsiasi stringo faccio l'allargamento uguale per tutte le colonne, piuttosto che voglio dargli una misura di larghezza fissa, quindi posso fare un tasto destro e posso dirgli larghezza colonne. Se premo su larghezza colonne, vedete, queste sono larghe 8,8, ma potrei metterli, guarda, io le voglio tutte larghe 6, ok, perché magari andate meglio così, perché se andate così ovviamente date una misura che è un po' random, vedete, lui ve lo scrive anche larghezza, vi dà i pixel di larghezza, ma se volete dare una misura esatta entrate qua e date 6. Ovviamente il 6 di larghezza, se poi io vengo qua e faccio la stessa cosa, gli do l'altezza, ok, e qui vedete che però vedete, questa è stretta, però ha già un 14 rispetto a questa che è un 6, quindi in realtà l'altezza si misura in modo differente, vedete. Quindi attenzione che se qui mettete 6 e qui ad esempio mettete 6 non è la stessa cosa, ok? Vedete, se metto 6 la stringe, quindi sono unità di misura differenti. Più o meno si può fare un per 3, possiamo dire, mettiamo un 18, ecco che più o meno, forse anche un per 4, per 5, ma più o meno le dimensioni sono quelle. Ad ogni modo l'importante è capire che qui possiamo accedere alla larghezza delle colonne. Nella lezione precedente vedevamo che con le colonne possiamo giocare anche con i raggruppamenti. Andiamo nel menu dati e qui abbiamo appunto questo pannellino che poi, attenzione, perché adesso io ho lo zoom sul monitor, ma guardate cosa succede quando io gioco con le dimensioni del mio Excel. Quando io stringo o allargo, vedete, i bottoni, il mio menu cambia di formato, quindi a seconda delle dimensioni del mio monitor, ok, io ho diversi raggruppamenti per i bottoni. Difatti adesso ho un 200% sul mio monitor in modo che voi possiate vedere bene. Questo menu è raggruppato perché non ci sta esposto completamente, quindi voi probabilmente lo avete tutto esposto. Quando cliccate qua voi vedrete direttamente questi pulsanti qua nella barra dei menu. Quindi dicevamo che stavamo giocando con le colonne, potevamo fare dei raggruppamenti, no? E anche su più livelli possiamo fare i raggruppamenti, quindi magari chiudo tutto, ok, piuttosto che chiudo queste due, piuttosto che magari ne ho tante, ok, facciamo così, poi andiamo qua senza andare a ripremere i bottoni con il tasto F4, ricordatevelo, è uno dei tasti più importanti di Excel. Ripeto sempre l'ultima operazione che ho fatto, quindi l'ultima operazione che ho fatto è stato un raggruppamento, ok, e quindi lui mi ripete l'operazione. Il raggruppamento è la stessa cosa per le colonne che per le righe, quindi quando vengo qua e premo F4 ripeto sempre l'ultimo comando. Se vado nel tasto home e coloro questa cella di giallo e poi vado di qua, ok, coloro di giallo. Se seleziono e poi premo sempre F4, vedete che ripeto sempre l'ultimo comando. CTRL Z si torna indietro, quindi andate a annullare il comando. Adesso quando usate l'F4 vedo che non lo prende.
Ah no, lo prende, ecco, CTRL Z lo prende, perfetto, vedete, annulla tutto quello che andate a fare. Poi quando andate a fare i raggruppamenti, che cosa succede? Che ci sono anche due pulsanti, vedete, qui ci sono i vari livelli, quindi se premete 1 chiudete tutto, se premete il 2 aprite solo il livello 2, se premete il 3 si apre praticamente tutto, da 1 a 3 vedete si apre tutto. Quindi questo per il raggruppamento, però possiamo fare anche altri tipi di raggruppamento, perché in realtà quando noi andiamo a raggruppare delle colonne, ok, vengono raggruppate, ma questo è sempre disponibile. Ma ipotizziamo che noi vogliamo effettivamente nascondere, possiamo fare clic destro, nascondi. Ok, quando noi nascondiamo vedete che non c'è il simbolo di raggruppamento, ma le colonne sono state nascoste. Quindi in questo caso possiamo fare così, che selezioniamo altre da qui a qui, quindi l'importante è selezionare anche l'intervallo che sta all'interno, clic destro, scopri e le riscopre, piuttosto che molto più semplicemente, ok, vedete, le possiamo stringere manualmente, facciamo nascondi, poi andiamo qui, ok, e con il puntatore andiamo ad allargarle. Questa è una cosa interessante perché poi quando si va a proteggere il foglio di lavoro, perché magari vogliamo proteggere alcune zone, se noi nascondiamo delle colonne, ok, l'utente se non ha le grand per poter visionare queste colonne non potrà vederle, sono cose che comunque approfondiremo nelle lezioni andando avanti. L'importante è capire che abbiamo colonne, che possiamo giocare con il raggruppamento, nasconderli, e la stessa cosa per le righe. Oltre a questo, appunto, che cosa possiamo fare con Excel? Dicevamo, è un foglio di calcolo, quindi lui ha un'intelligenza dietro. Come vedevamo che prima con la somma ha capito in automatico che le due celle sopra avevano dei numeri, quindi lui mi ha puntato la formula solo su quelle due celle lì, riesce a fare molte altre cose in automatico. Ad esempio, se io qua ci scrivo l'1, ok, vi dicevo, a seconda di dove passate con il mouse cambia appunto il cursore. Quando cambia il cursore vuol dire che posso fare delle cose differenti. Ad esempio qua posso allargare la formula, vedete, ma vedete che qui c'è un quadratino verde. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Quando passate sul quadratino verde, vedete qua ci sono altri angoli, ma se faccio così c'è questo cursore che mi dice guarda, spostamela, ok, ma se vado su il quadratino verde cambia il cursore, si inizia a trascinare, ok, lui mi ripete il contenuto. Ma se io utilizzo il tasto CTRL quando vado in questo quadratino, vedete che cambia ancora, quindi diventa un più. Quindi se tengo premuto il tasto CTRL della tastiera e trascino, lui mi fa una cosa intelligente, mi fa praticamente l'incrementale di questo numero. Vediamo se io ci scrivo 2, 4, 6, perché dopo io prendo questa selezione qua, ok, e vengo qua. Se io trascino, guardate, non sto premendo il CTRL e lui mi fa l'intervallo 2, 4, 6, 8. Se io invece vado qua e tengo premuto CTRL, ok, mi ripete sempre la stessa sequenza, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Quindi che cosa ci portiamo a casa con questa indicazione? Che il quadratino qua giù ci aiuta molto ad andare a fare delle cose in automatico. Quindi appunto a seconda se premiamo il CTRL o non premiamo il tasto CTRL, lui risponde in un modo differente. Qui abbiamo messo dei numeri, ma noi potremmo dirgli anche lunedì per dire martedì, ok, e poi noi che cosa facciamo? Selezioniamo queste due qua e tiriamo giù e lui ci fa praticamente lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Se io tengo premuto il CTRL, vediamo che cosa fa, mi ripete sempre lunedì e martedì. Se prendo il lunedì e trascino, mi calcola sempre la settimana, vedete, senza che andiamo a scrivere tutti i giorni della settimana. La stessa cosa è valida per le date. Prendiamo 13 01 2020 2021, ok, qui allarghiamo perché quando lui non riesce a mostrare, quando vedete i cancelletti, è perché la larghezza della colonna non è sufficiente per la dimensione del carattere. Difatti qui possiamo o calare il carattere finché compare, vedete, oppure semplicemente andiamo e allarghiamo la colonna. Però non è che qui c'è scritto asterischi, in realtà vedete, se guardiamo la barra della formula qua su, effettivamente il contenuto c'è, è che non riusciamo a visualizzarlo visivamente, ok? Quindi allargando vediamo appunto la data. Anche qui, se io trascino, vedete che lui mi dà i giorni, mi calcola il calendario in automatico. Se utilizza il CTRL, ok, mi ripete sempre lo stesso giorno. Quindi il giochetto è appunto trascinare con o senza CTRL. Qui si tratta solo di fare un po' di pratica. Quindi all'interno della nostra griglia possiamo andare a fare questo tipo di attività. Un'altra cosa molto importante da sapere della griglia di lavoro è che magari a volte abbiamo una serie di informazioni su questo foglio, no? E ci troviamo che magari dobbiamo andare ad inserire dei contenuti qui, ad esempio, no? Dobbiamo venire qui e dobbiamo inserire dei contenuti su queste celle qua.
Quindi che cosa facciamo? Vogliamo appunto prendere i contenuti che sono sul foglio 2 e vogliamo metterli sul foglio 3. Allora vengo qua e dico, buon foglio 2, mi devo prendere questo valore, faccio magari CTRL C, arrivo qua e faccio CTRL V, piuttosto che magari devo puntare una formula, quindi se io faccio il tasto uguale, ok, e parto con una formula, quindi se io clicco su questo valore qua e premo invio, lui mi riporterà sempre quello che c'è dentro questa cella qua, vedete? E lui cambia in automatico, ma io potrei dire, boh, devo puntarlo a un altro foglio perché ho i miei dati che sono di qua e lo punto ad esempio qua, ok? E premo invio, ok? E ho puntato la formula, però devo sempre star là, andare da un foglio all'altro e può veramente essere scomodo. Allora, per sopperire a questa attività qua possiamo andare sul menu visualizza e qui possiamo premere nuova finestra. Che cosa succede quando faccio nuova finestra? Ecco che praticamente adesso non si è visto, ma lui mi ha creato un altro Excel. Adesso chiudo quello che abbiamo sotto e ho aperto un'altra finestra che in realtà è lo stesso file, vedete, cartella 1, lui mi dice cartella 1 di 1, cartella 1 di 2. Se vado su visualizza e faccio ancora nuova finestra, me ne ha creato un altro, e allora io potrei mettermi qua e dispormi il foglio andando a ridimensionare tutto in manuale, mettermelo qua, perché cosa succede? Io poi se vado, vedete, qui nel foglio 3, facciamo da qui, e inizio a scrivere, vedete che sull'altra finestra mi compare praticamente il contenuto, però star qua a ridimensionare tutto a mano è un po' scomodo. Ne apriamo ancora una giusto per averne 4, ok? Poi andiamo nel menu visualizza e possiamo dirgli, guarda, disponi tutto. Come lo vuoi disporre? Io gli dico in finestre affiancate, premo ok, tac, e ecco che lui praticamente è andato a dispormi, adesso magari chiudiamo i menu, che così abbiamo un po' di spazio per lavorare, e vedete che io adesso ho lo stesso foglio diviso in 4 file, e quindi nel foglio 3, nel momento in cui vado a scrivere nella A1, perché la coordinata è sempre data da colonna e numero riga, vedete che compare su tutti i fogli. Quindi cosa posso fare? Posso andare nel foglio 2, ecco che qua io ho le mie belle adesso qui dov'è il carattere, eccolo qua, ho le mie belle celle di riferimento che voglio vedere i valori, vado nel foglio 3 e qui vedo tutto, ok? E questo è veramente un ottimo sistema di lavoro. Per utilizzare questa tecnica qua è utile magari avere più monitor. Io adesso qui ad esempio ne ho 2, di solito queste finestre qua, una me la metto sul monitor principale e una me la metto sull'altro monitor, perché ovviamente dopo la griglia di lavoro è quella che è, insomma dovete avere un monitor grande per poter lavorare bene con Excel, perché appunto anche i menu sono veramente tanti, vedete, poi quando si stringe troppo si fa un po' fatica a trovare i bottoni perché sono tutti aggregati. Poi basta semplicemente chiuderle e tenerne una a caso, non è importante se sia la prima o l'ultima, e ritorniamo nella situazione iniziale. Un'altra cosa che vedevamo nella scorsa lezione è che se tengo premuto il CTRL e faccio rotellina avanti vado a fare uno zoom piuttosto che uno dezoom, tirando indietro ovviamente la rotellina, ma lo zoom ce l'abbiamo anche qua giù in basso a destra, quindi anche qua noi possiamo cliccare ad esempio sulla percentuale, qua diciamo guarda voglio uno zoom al 100%, quindi noi qui vediamo sempre a che percentuale sta il foglio, tendenzialmente si tiene sempre il 100, ma se mettiamo 200 vediamo appunto il 200. Qui possiamo passare a diverse visualizzazioni che sono il layout praticamente di stampa, sempre sui bottoni che stanno qua giù, quindi vedete che quando io premo questa è la classica griglia di lavoro, se premo questo ho praticamente come viene stampato l'Excel, e qui mi permette semplicemente di aggiungere un'intestazione in automatico, così quando io andrò a stampare ho anche l'intestazione su ogni foglio, che poi vediamo, ci scrivo il mio nome, Lodovico, ok, se vado giù e cambio foglio vedete va a ripetersi in automatico. Ovviamente lui va a stampare solo i fogli dove trova dei contenuti, perché se poi vedete sono sempre colonne e righe, mi mette anche il righello, e quando vado giù ovviamente questa pagina la vedete in grigetto scuro perché non viene stampata, non ci sono contenuti, ma nel momento in cui l'attivo e ci scrivo qualcosa, ok, si stampano 2 pagine, piuttosto che questo che è il layout di stampa. E quindi qui ad esempio vedete lui mi dice
la prima pagina è composta da queste righe qua e arriva fino qua, però io non voglio, perché magari la mia pagina, in realtà la seconda pagina la voglio fare iniziare da qui, quindi prendo questa righetta qua tratteggiata e la porto su, quindi lui, vedete, pagina 1 stamperà fino qui e la pagina 2 partirà da qui e va in giù. Poi comunque le approfondiamo un po' meglio durante il corso queste cose qua. L'importante è comunque sapere che ci sono anche queste cose qua. Bene, poi diciamo che sull'ambiente di lavoro abbiamo un po' visto tutto. Diciamo comunque un'ultima cosa: voi qui potete appunto andare a scrivere tutto quello che volete, potete giocare con il menu come vedevamo. Se volete fare una formula, appunto il tasto è uguale, quindi volete fare ad esempio questa formula, basta fare clic ad esempio su J2 e lui scrive automaticamente J2. Se faccio più J3, ok, lui farà la formula J2 più J3, poi magari ci metto una parentesi, quindi qua segue proprio le regole matematiche, quindi faccio prima la somma di questa cosa qua e poi faccio la moltiplicazione per 0,5, ok, un coefficiente, quindi faccio così. Ovviamente qui non c'è niente, ok, lui quindi moltiplica per 0,5, 0 per 0,5 mi dà 0. Se ci metto il 2 e poi ci metto il 3, ecco che lui va a farmi questo più questo, poi me lo moltiplica per 0,5. Ok, quindi questa è la nostra griglia di lavoro per iniziare ad utilizzare appunto il nostro Excel. Bene, con questa lezione direi che è tutto. Se è stato di vostro gradimento lasciate un like, magari iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Come sempre magari condividete la risorsa nei social, così mi aiuterete a far crescere il canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!